Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Daptomicina Accord, Accordialt Care Italia SRL, ultimo aggiornamento, 28 febbraio 2022. Cos'ha Daptomicina Accord? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Daptomicina Accord durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci esteri. Cos'ha Daptomicina Accord? Daptomicina Accord è un farmaco a base del principio attivo daptomicina, appartenente alla categoria degli antibatterici e nello specifico altri antibatterici. È commercializzato in Italia dall'azienda Accordialt Care Italia SRL. Daptomicina Accord può essere prescritto con ricetta OSP, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Accordialt Care SLU. Concessionario: Accordialt Care Italia SRL. Ricetta: OSP, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Classe H. Principio attivo: daptomicina. Gruppo terapeutico: antibatterici. Forma farmaceutica: polvere. Indicazioni: Daptomicina Accord è indicato per il trattamento delle seguenti infezioni, vedere paragrafi 4 e 5, 1. Pazienti adulti e pediatrici, da 1 a 17 anni, con infezioni complicate della cute e dei tessuti molli, TST. Pazienti adulti con endocardite infettiva del cuore destro, RIE, da Staphylococcus aureus. Si raccomanda che la decisione di utilizzare daptomicina sia presa considerando la sensibilità antibatterica dell'organismo e basata sul parere di un esperto. Vedere paragrafi 4 e 5, 1. Pazienti adulti e pediatrici, da 1 a 17 anni, con batteriemia da Staphylococcus aureus, SAB. Negli adulti, l'utilizzo nella batteriemia deve essere associato a RIE o a XT, mentre nei pazienti pediatrici, l'utilizzo nella batteriemia deve essere associato a XT. La daptomicina attiva solo contro i batteri gram positivi, vedere paragrafo 5, 1. Nelle infezioni miste, in cui si sospetta la presenza di batteri gram negativi o di alcuni tipi di batteri anaerobi, Daptomicina Accord deve essere somministrato in concomitanza con agenti antibatterici appropriati. Vanno prese in considerazione le linee guida ufficiali sull'uso appropriato degli agenti antibatterici. Posologia. Gli studi clinici sui pazienti sono stati condotti somministrando daptomicina mediante infusione della durata di almeno 30 minuti. Non c'è esperienza clinica nei pazienti per la somministrazione di daptomicina mediante iniezione della durata di 2 minuti. Questo modo di somministrazione è stato studiato solo nei volontari sani. Tuttavia, se paragonato alle stesse dosi somministrate per infusione endovenosa della durata di 30 minuti, non ci sono state differenze clinicamente significative nella farmacocinetica e nel profilo di sicurezza della daptomicina, vedere anche i paragrafi 4, 8 e 5, 2. Posologia. Adulti, TST senza concomitante SAB. Daptomicina Accord 4 mg/kg viene somministrato una volta ogni 24 ore per 7-14 giorni o fino alla risoluzione dell'infezione, vedere paragrafo 5, 1. TST con concomitante SAB. Daptomicina Accord 6 mg/kg viene somministrato una volta ogni 24 ore. Per l'aggiustamento delle dose in pazienti con compromissione renale, vedere di seguito. Può essere necessario prolungare la durata della terapia per PA di 14 giorni in funzione del possibile rischio di complicazioni nel singolo paziente. Nota o sospetta RIE da Staphylococcus aureus. Daptomicina Accord 6 mg/kg viene somministrato una volta ogni 24 ore. Per l'aggiustamento delle dose in pazienti con compromissione della funzionalità renale, vedere di seguito. La durata della terapia deve essere in accordo con le raccomandazioni ufficiali disponibili. Daptomicina Accord viene somministrato per via endovenosa in soluzione di sodio cloruro 0,9%, vedere paragrafo 6, 6. La frequenza di somministrazione non deve essere superiore ad una volta al giorno. I livelli di creatinfosfokinasi, CPK, devono essere misurati durante il trattamento, al basale e ad intervalli regolari, almeno settimanalmente, vedere paragrafo 4, 4.
Compromissione renale. La daptomicina viene eliminata principalmente per via renale. Alla luce della limitata esperienza clinica, vedere la tabella e le sottostanti annotazioni, la daptomicina deve essere utilizzata in pazienti adulti con qualsiasi grado di compromissione renale, CRCL, 80 ml/min, solo quando si considera che il beneficio clinico previsto superi il rischio potenziale. La risposta al trattamento, la funzione renale e i livelli di creatinfosfokinasi, CPK, devono essere attentamente monitorati in tutti i pazienti con qualsiasi grado di compromissione renale, vedere anche paragrafi 4, 4 e 5, 2. Lo schema posologico di daptomicina Accord in pazienti pediatrici con compromissione renale non è stato stabilito. Aggiustamenti della dose in pazienti adulti con compromissione renale sulla base dell'indicazione e della clearance della creatinina. Indicazione d'uso. Clearance della creatinina. Raccomandazione posologica. Commenti. CST senza SAB. A 0 IN 30 ml/min. 4 mg/kg una volta al giorno. Vedere paragrafo 5. 1. 30 ml/min. 4 mg/kg ogni 48 ore. 1. 2. RioXT associata a SAB. A 0 IN 30 ml/min. 6 mg/kg una volta al giorno. Vedere paragrafo 5. 1. 30 ml/min. 6 mg/kg ogni 48 ore. 1. 2. CST uguale infezioni complicate della cute e dei tessuti molli. SAB uguale batteriemia da S. aureus. 1. La sicurezza e l'efficacia dell'aggiustamento dell'intervallo di dose non sono state valutate in sperimentazioni cliniche controllate e le raccomandazioni derivano da studi di farmacocinetica e dai risultati di modelli farmacocinetici, vedere paragrafi 4, 4 e 5, 2. 2. Gli stessi aggiustamenti posologici derivanti dai dati di farmacocinetica nei volontari e dai modelli farmacocinetici sono raccomandati per pazienti adulti in emodialisi, HD, o in dialisi peritoneale ambulatoriale continua, CAPD. Quando possibile, daptomicina Accord deve essere somministrato alla fine della dialisi nel giorno della dialisi, vedere paragrafo 5, 2. Compromissione epatica. Non ha richiesto alcun aggiustamento delle dose quando daptomicina Accord viene somministrato ai pazienti con compromissione epatica lieve o moderata, classe B di Killed Pug, vedere paragrafo 5, 2. Dal momento che non sono disponibili i dati per i pazienti con compromissione epatica grave, classe C di Killed Pug, ha richiesta cautela nella somministrazione di daptomicina Accord a questa tipologia di pazienti. Pazienti anziani. Le dosi raccomandate devono essere somministrate ai pazienti anziani, ad eccezione di quelli che presentano grave compromissione renale, vedere punto precedente e paragrafo 4, 4. Popolazione pediatrica, da 1 a 17 anni. Gli schemi posologici raccomandati per i pazienti pediatrici sulla base dell'età e dell'indicazione sono mostrati di seguito. Gruppo di età. Indicazione. CST senza SAB. Schema posologico. Durata della terapia. Da 12 a 17 anni. 5 mg/kg una volta ogni 24 ore, da somministrare per infusione nell'arco di 30 minuti, fino a 14 giorni. Da 7 a 11 anni. 7 mg/kg una volta ogni 24 ore, da somministrare per infusione nell'arco di 30 minuti. Da 2 a 6 anni. 9 mg/kg una volta ogni 24 ore, da somministrare per infusione nell'arco di 30 minuti. Da 1 a 2 anni. 10 mg/kg una volta ogni 24 ore. CST uguale infezioni complicate della cute e dei tessuti molli. SAB uguale batteriemia da S. aureus. Gruppo di età. Indicazione. CST associata a SAB. Schema posologico. Durata della terapia. Da 12 a 17 anni. 7 mg/kg una volta ogni 24 ore, da somministrare per infusione nell'arco di 30 minuti. Per la durata minima della terapia con daptomicina per SAB pediatrica, si deve tenere conto del possibile rischio di complicazioni nel singolo paziente. Può essere necessario prolungare la durata della terapia con daptomicina Accord per PA di 14 giorni, tenendo conto del possibile rischio di complicazioni nel singolo paziente. Nello studio per SAB pediatrica, la durata media della terapia con daptomicina per EV era di 12 giorni, con un intervallo da 1 a 44 giorni. La durata della terapia deve essere in accordo con le raccomandazioni ufficiali disponibili. Da 7 a 11 anni. 9 mg/kg una volta ogni 24 ore, da somministrare per infusione nell'arco di 30 minuti. Da 2 a 6 anni. 12 mg/kg una volta ogni 24 ore, da somministrare per infusione nell'arco di 60 minuti. Da 1 a 2 anni. 12 mg/kg una volta ogni 24 ore, da somministrare per infusione nell'arco di 60 minuti. CST uguale infezioni complicate della cute e dei tessuti molli. SAB uguale batteriemia da S. aureus. Daptomicina Accord viene somministrato per via endovenosa in soluzione di sodio cloruro 0,9%, vedere paragrafo 6, 6.
Daptomicina Accord non deve essere usato più di una volta al giorno. I livelli di creatinfosfotinasi, CPK, devono essere misurati al basale e a intervalli regolari, almeno settimanalmente, durante il trattamento, vedere paragrafo 4.4. Daptomicina non deve essere somministrato a pazienti pediatrici di età inferiore a 1 anno per via del rischio di potenziali effetti sui sistemi muscolare, neuromuscolare e/o nervoso, sia periferico e/o centrale, che sono stati osservati in cani neonati, vedere paragrafo 5.3. Modo di somministrazione. Negli adulti, Daptomicina Accord viene somministrato per infusione endovenosa, vedere paragrafo 6.6, della durata di 30 minuti o per iniezione endovenosa, vedere paragrafo 6.6, della durata di 2 minuti. Nei pazienti pediatrici di età da 7 a 17 anni, Daptomicina Accord viene somministrato per infusione endovenosa della durata di 30 minuti, vedere paragrafo 6.6. Nei pazienti pediatrici di età da 1 a 6 anni, Daptomicina Accord viene somministrato per infusione endovenosa della durata di 60 minuti, vedere paragrafo 6.6. Per le istruzioni sulla ricostituzione e diluizione del medicinale prima della somministrazione, vedere paragrafo 6.6. Controindicazioni: ipersensibilità al principio attivo o ad una qualsiasi degli excipienti elencati al paragrafo 6.1. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego generali. Se viene identificato un focolaio di infezione diverso da XT o RIE dopo l'inizio della terapia con Daptomicina Accord, si deve prendere in considerazione l'istituzione di una terapia antibatterica, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Il metabolismo della daptomicina non ha mediato, o lo ha in misura lieve, dal citocromo P450, CYP450. A zero poco probabile che la daptomicina possa inibire o indurre il metabolismo di, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Daptomicina Accord durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Daptomicina Accord durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. Per la daptomicina non sono disponibili dati clinici relativi a gravidanza. Gli studi sugli animali non indicano effetti dannosi diretti o indiretti su gravidanza, sviluppo embrionale/fetale, parto o sviluppo, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Non sono stati effettuati studi sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Sulla base delle segnalazioni di reazioni avverse da farmaco, si ritiene improbabile che daptomicina induca effetti sulla capacità di guidare e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Riassunto del profilo di sicurezza. Negli studi clinici, daptomicina è stato somministrato a 2011 soggetti adulti. Nell'ambito di questi studi, 1221 soggetti ricevevano una dose giornaliera di 4 mg/kg di, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. In caso di sovradosaggio, si consiglia una terapia di supporto. La daptomicina viene eliminata lentamente dall'organismo mediante emodialisi, circa il 15% della dose somministrata viene eliminata nell'arco di 4 ore, o dialisi peritoneale, circa l'11% della dose somministrata viene eliminata nell'arco di 48 ore. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Antibatterici per uso sistemico, altri antibatterici, codice ATC. Ilunga 01XX09. Meccanismo d'azione. La daptomicina ha un prodotto lipopeptidico ciclico naturale, attivo solo contro i batteri gram positivi. Il meccanismo d'azione, proprietà farmacocinetiche. La farmacocinetica della daptomicina di regola lineare ed indipendente dal tempo a dosi comprese tra 4 e 12 mg/kg somministrate in dose singola giornaliera mediante infusione endovenosa da 30, dati preclinici di sicurezza. La somministrazione di daptomicina è risultata associata a alterazioni muscoloscheletriche degenerative/rigenerative da minimi a lievi nei ratti e nei cani. Le alterazioni microscopiche nel muscolo scheletrico sono risultate minime, riguardando circa, elenco degli eccipienti. Sodio idrossido. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.